i gradi della scala. I gradi della scala sono ovviamente i nomi che vengono dati ai singoli gradini delle scale. Vediamoli subito. Vediamoli rappresentati in una porzione di tastiera. Noi usiamo sempre la scala base, quella che ci aiuta sempre. E infatti vedete rappresentata la porzione di tastiera che va da Do a Do, quindi i tasti bianchi rappresentati sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E sopra questi tasti vedete evidenziati i nomi di questi gradi. Questi gradi, questi nomi in particolar modo, vi determinano le funzioni. A cosa servono? Come vengono utilizzati frequentemente queste note, questi gradini della scala. Prima cosa che avrete sicuramente notato è che alcuni di questi nomi emergono in maniera particolare, sono diversi e sono 4. Gli altri 3 che vedete sono dei nomi che derivano da un grado vicino. Parliamo in maniera più chiara. Allora, quali sono i 4 gradi che emergono? Il primo, la tonica, cioè il primo gradino della scala, in questo caso nella scala di Do ovviamente è la nota Do, se siamo nella scala di Re, di Mi, di Fa, eccetera, è sempre il primo gradino, la prima nota. Quindi la tonica è la nota di base della scala. Ribadisco, questo per noi rappresentata è la scala di Do, quindi il primo grado è il Do, tonica. L'altro nome che vedete, sempre andando in maniera ordinata, diverso, è il terzo grado, che nel caso specifico è il Mi, che è generalmente chiamato o mediante o caratteristica o talvolta anche terza modale, quindi ha 2 nomi o più. Il quinto grado della scala, che nel caso nostro specifico è la nota Sol, che è la dominante, e il settimo grado, che è la sensibile, e nel nostro caso, ribadisco sempre, è il Si. Gli altri, vedete, sono proprio, come vi ho detto, derivano, insomma, il secondo grado è la sopratonica, il quarto e il sesto sottodominante e sopradominante, quindi insomma sono relativi a quelli che sono più importanti, proprio perché ci sono dei gradi più importanti di altri. Importanti, spieghiamolo bene, da un punto di vista di presenza e di importanza all'interno di un brano. Stiamo parlando sempre però di una costruzione di un brano nella tradizione classica. Cerco di rendere le cose velocemente ma possibilmente chiare. Non sempre e in ogni periodo della musica si è utilizzato questo sistema e questi gradi ritornano così evidenti. Facciamo l'esempio più evidente. Se io parlo di dodecafonia, quindi della musica del Novecento cosiddetta contemporanea, questi valori, questi gradi, questi riferimenti non li ritroviamo più, ovviamente. Qui stiamo parlando proprio di quello che è la base di tantissima musica, sia ovviamente passata, ma anche molto spesso anche nella musica popolare, nella canzone, quindi nella tradizione, nella musica cosiddetta tradizionale di costruzione. Adesso entriamo nella spiegazione. Non seguirò un ordine proprio numerico dal primo al settimo grado, ma parto dal terzo grado. Il terzo grado, come avete visto, viene chiamato caratteristica. Prendo uno dei possibili termini, perché determina il modo. E se ben vi ricordate dai precedenti video che avete visto insieme, abbiamo avuto la possibilità di fare, e voi avrete visto sicuramente, il modo determina il carattere del brano. Se un brano è maggiore, vi ricordate, dà quella sensazione di allegria, serenità, eccetera. Se un brano è composto in minore, ecco che avete tutti quegli effetti più malinconici, tristi, disperati, insomma, e con tutte le variabili possibili. Per dare quindi un riferimento, se un brano è in maggiore, ad esempio, se siamo in Do maggiore, l'accordo di Do maggiore è formato da Do, Mi, Sol,
Se è in Do minore, l'unica nota in questo accordo che cambia è il terzo grado, che diventa un Mi bemolle e cambia completamente l'effetto. Quindi il terzo grado è quello che mi determina il modo, il carattere del brano. Poi andiamo al settimo, la sensibile. Già il termine vi dà l'idea. Si deve, come dire, toccare con cautela, o perlomeno. È un grado che all'interno delle melodie, eccetera, crea un effetto particolare di tensione, potremmo definirlo quasi di massima tensione, che ha bisogno di risolvere, di appoggiarsi. Nel caso nostro, sempre dell'esempio di Do, il settimo grado, vi ricordo, è il Si. Cosa viene spontaneo aspettarsi? Il risolvere sulla tonica. Quindi, appoggiarsi. Andiamo quindi alla tonica. La tonica è il grado di massimo riposo, che è quello che ovviamente dà il nome alla scala, eccetera, e che molto spesso, ripeto, nelle tradizioni, proprio nella musica tradizionale e nella composizione classica di base, è quello appunto dove il brano va a finire per dare questo effetto di riposo. Manca il quinto grado, la dominante. Anche qui, come la sensibile, qui il nome dà un effetto, dà una spiegazione già da solo. È molto presente. Anche questo grado dà un effetto di tensione, meno marcato della sensibile, ma molto spesso la sua presenza dà proprio quel senso di respiro, quindi se siamo è il Sol per il Do, dà comunque un effetto piacevole nel ritornare sulla tonica. Quindi una tensione meno marcata, meno aspra se vogliamo della sensibile, ma sicuramente un segno di utilizzo molto molto frequente. Questa è tutta la teoria, con qualche esempio per renderla più pratica. Vediamo insieme adesso, prima di tutto vi dico quale brano utilizzo per rendere le cose il più possibile ancora chiare. Qui vedete già posizionato sul leggio questo spartito che è un minuetto ed è una paginetta di musica molto semplice che perfettamente calza a pennello per la spiegazione di questi gradi della scala. Questo minuetto è stato sempre attribuito a Johann Sebastian Bach, ma effettivamente è di Christian Petzold. Era stato, e nella storia di molti viene abbinato come il minuetto di Bach, era stato abbinato a Johann Sebastian Bach perché è ritrovato in un quaderno della seconda moglie di Johann Sebastian, Anna Magdalena. E quindi era stato, visto che non era autografato, era anonimo, era stata data l'attribuzione a Johann Sebastian. Questo minuetto molto semplice, molto chiaro, ci può dare la visione e mettere in evidenza subito che cosa stiamo dicendo. Ma prima di tutto, vediamolo e sentiamolo. Vi faccio sentire solamente e vedere in maniera più evidente la parte dello spartito relativo, farò sentire solamente la parte del tema. Quindi lo vediamo insieme e lo ascoltiamo insieme, così rinfreschiamo la memoria. Esecuzione, l'aspetto di scrittura semplice, come vedete, è stato eseguito con clavicembalo per rendere la cosa ancora più, come dire, vicina al periodo della composizione. Sapete, siamo alla fine del 600, quindi insomma, tra la fine del 600 e l'inizio del 700.
che avete visto scritto, quindi nello spartito, è il tema. Adesso, prima di tutto, non siamo nella scala di Do maggiore, siamo nella scala di Sol maggiore, quindi la tonica e il Sol. Adesso vi metto in evidenza, vi faccio solo vedere però, lo stesso pezzetto di spartito dove vi ho messo in evidenza con dei bollini di colore diverso i 3 dei 4 gradi della scala che determinano maggiormente l'aspetto di tensione e di riposo. Non vi ho messo in evidenza il terzo grado della scala perché siamo nella scala di Sol maggiore, ve lo dico io, e così non vi creo confusione con tutti i pallini, quindi ne avrete solo 3, vedrete evidenziato ovviamente la tonica, la dominante e la sensibile. Ve lo faccio vedere adesso tutto insieme e vedete tutti questi pallini che evidenziano le note relative e quindi relative ai gradi della scala spiegati prima. A colpo d'occhio, è vero che fa un po' effetto, sono un po' tanti, però vi accorgerete che il colore che domina è quello della tonica, subito seguito dalla dominante. E poi poche volte vedete evidenziata la sensibile con il colore rosso, quello che vi dicevo, toccata con parsimonia. E se date anche un'occhiata, la sensibile risolve sempre sulla tonica. La sensibile è il Fa, che in chiave è diesis, quindi è il Fa diesis, e la nota seguente a quella nota è sempre il Sol, per dare questo effetto proprio di riposo. Adesso, altra cosa che vi può dare l'effetto proprio di com'è questa tonica, perché mi dà l'effetto del riposo. Vi rifaccio sentire adesso il tema che avete sentito prima, stesso pezzo, però vi ho accentato, vi ho messo in evidenza proprio dal punto di vista sonoro ogni volta che l'esecutore schiaccia il Sol, quindi la tonica. Vi spara un accento maggiore, così vi aiuta a seguirlo, ovviamente in questo caso con la visione anche dei pallini relativi alla tonica. Lo rivediamo insieme e lo riascoltiamo insieme. Qualche accento, magari dava un po' di fastidio, però ha reso l'idea. Allora, ripeto, qui stiamo vedendo proprio un esempio perfetto, datato e ben calzante. Non è che tutti i brani finiscono sempre con la tonica, sia ben chiaro, anche quelli delle epoche passate. Quindi non prendetelo come oro colato. È molto probabile che, ma non è detto. Adesso abbiamo parlato di tonica, di effetto di riposo, abbiamo visto e sentito un esempio che spiega un po' il tutto. Adesso prendiamo anche un altro esempio. Anche il cartone animato ci può venire in aiuto per capire quanto è importante la tonica. Adesso andiamo al cinema insieme per pochi secondi. Guardiamoci insieme questo. Roger! Roger, no! La mozzola vecchia col flame. Allora, è un cartone animato, possiamo anche gli concedergli magari non proprio la precisione di intonazione nel finale, però con che cosa può finire? Con la tonica. Alla prossima.